Ciao a tutti, sono Martina Ronci dell'Accademia Europea di Manga. Nel workshop di oggi parleremo di Fude Pen. Dopo aver visto il video, vi ricordiamo di partecipare al gruppo Facebook per far correggere i vostri lavori dagli insegnanti e a seguire, al termine della sessione, il live su Zoom per i consigli finali. Pronti? Via! Iniziamo questo workshop attraverso i materiali. Che cos'è la Fude Pen? Fude è il termine giapponese per pennello, mentre pen è il termine inglese per penna. Quindi ci troviamo di fronte a una specie di penna-pennello, oppure, detto ancora meglio, a un pennello con una cartuccia, un serbatoio di inchiostro. Esistono diversi tipi, modelli e marche di Fude Pen. Le due marche che vi consigliamo sono Pentel e Kuretake. Un piccolo accorgimento per la Fude Pen della Pentel. Quando la comprate nuova, la Fude Pen ha un piccolo cerchietto rosso che va tolto per poterla utilizzare. Come vedete dalla spiegazione sul retro di questo prodotto, basta svitare il corpo della cartuccia, togliere questo anello rosso di protezione e poi riavvitare la Fude in modo che l'inchiostro presente nella cartuccia possa scendere, premendo un pochino, sulla punta. Premete molto piano e sbarazzatevi dell'anellino, non ne avrete più bisogno. Per aprire la Fude fate come con una penna normale e stappatela con un pochino di forza. Togliendo il tappino vedrete la punta della Fude. Quella che vi sto mostrando qui è una Fude con la punta a pennello fine. La stessa marca propone anche delle Fude con una punta media o larga, che vedete è molto più spessa. Tuttavia, la punta, essendo a pennello, riesce comunque ad essere estremamente fine. Tutta la parte nera che vedete sotto l'etichetta è la cartuccia, infatti queste due Fude sono ricaricabili. Quest'altra Fude invece è non ricaricabile e presenta una punta in feltro. Sarà quindi una punta più facile da usare per i principianti, ma meno flessibile rispetto alla punta a pennello. Le Fude non ricaricabili esistono in diversi modelli, ce ne sono anche con una punta a pennello, ne esistono con una doppia punta, quindi dall'altro lato trovate una punta a pennarellino, oppure no. Rispetto alla Fude ricaricabile, ovviamente dura di meno, visto che il corpo ha meno inchiostro, ed è anche però più leggera. Come fare allora per scegliere una Fude? Innanzitutto valutate se preferite comprare una Fude ricaricabile o non ricaricabile. Nella Fude ricaricabile tutto il corpo nero è una cartuccia di inchiostro che potete sostituire con altre cartucce che hanno un costo veramente molto basso. Se invece pensate di usare questo strumento solo una volta l'anno per questo tipo di occorrenze, allora anche una Fude non ricaricabile va benissimo. Valutate anche il tipo di punta che vi interessa. La punta a pennello è molto più flessibile ma complicata da usare all'inizio, mentre la punta in feltro risulta più semplice. In ogni caso avete diverse dimensioni per la punta e non fatevi spaventare dalla punta larga, vi farò vedere che possiamo ottenere dei tratti davvero finissimi. Esistono inoltre delle Fude colorate e anche delle Fude della Copic che sono adatte proprio per l'illustrazione con i colori a base d'alcol. Non fatevi ingannare dai tappini, come avete visto la Fude col tappino blu è una Fude nera, così come alcune Fude che hanno un corpo grigio in realtà hanno un inchiostro nero, la differenza è la composizione dell'inchiostro e quindi vi consigliamo, quando dovete scegliere la Fude, di leggere sempre bene le descrizioni per scoprire le differenze tra un modello e un altro. Il mio primo consiglio con la Fude, così come con gli altri materiali artistici, è di testarlo. Infatti sia l'inclinazione che la velocità del tratto avranno un'influenza sul tratto stesso. Ad esempio, facendo un tratto piano piano avrò un tratto continuo dall'inizio alla fine. Se invece faccio il tratto velocemente, la Fude tenderà a sporcare, tra virgolette, e avere un tratto più grigio. Inoltre, a seconda dell'inclinazione, potrò avere tratti più o meno spessi. Più tengo la Fude in verticale, più il tratto sarà fine. Quella che sto usando qui è una Fude a punta medio-larga. Tuttavia, mettendo la Fude in posizione verticale, riesco ad ottenere dei tratti finissimi.
Ovviamente questo richiede di non poggiare la mano sul foglio, ma di fare perno sul gomito e di andare davvero molto dolcemente. Come sempre, cercate quindi di familiarizzarvi con il materiale che state usando prima di andare a fare illustrazioni o disegni. La Fude Pen è uno strumento estremamente versatile, viene utilizzato nel fumetto occidentale per l'inchiostrazione e nel manga per tutta una serie di effetti. Oggi vedremo uno degli effetti più utilizzati e anche più semplici da realizzare, che sono i capelli neri. Per quanto riguarda i capelli, non esiste solo un modo per fare i riflessi e i capelli neri. Potete avere uno stile più stilizzato, quindi con delle ombre più nette, oppure uno stile con dei riflessi un pochino più dettagliati. Tutto dipenderà quindi dalla vostra mano e dal vostro stile. Vediamo qualche esempio. Se il vostro stile è molto sintetico, l'ideale sarà di associarvi delle ombre nette che saranno quindi più facili da realizzare con la Fude con la punta di feltro e un po' più complicate, ma non impossibili, con la Fude con la punta a pennello. Visto che stiamo parlando di riflessi, bisognerà decidere da che punto arriva la luce in modo da poter piazzare le ombre nel punto opposto. Spesso la luce viene rappresentata in alto nella testa dei personaggi in modo da poter avere dei riflessi che creano come una specie di coroncina intorno alla testa del personaggio. Questi riflessi possono inoltre essere riprodotti, oppure no, anche nelle ciocche sottostanti. In questo caso ho scelto di disegnare sempre delle acconciature molto semplici, ma ovviamente con dei capelli mossi o ricci ci saranno molti più riflessi. Per riuscire a fare delle ombre nette, quindi, potete aiutarvi disegnando la base del vostro riflesso, la vostra coroncina, con la matita, oppure andare direttamente con la Fude. Se state usando una Fude con la punta a pennello, andate molto lentamente, in modo da poter ben gestire il movimento e la punta. Vi ricordiamo che in questo caso l'effetto deve essere netto. Potete inoltre lasciare alcuni spazi bianchi per delimitare le ciocche, oppure passare dopo con il pennino e l'inchiostro bianco, o se non ne avete uno, anche con una penna gel. In altri casi, invece, si scelgono di fare dei riflessi un pochino più pelosi, tra virgolette. Sono dei riflessi che implicano di usare la punta un po' più velocemente e molto in verticale, in modo da avere dei tratti estremamente sottili che si combinano. In questi casi cercate di restare molto verticali con la mano in modo da poter avere una bella punta. A seconda dello stile potrete inoltre aggiungere dei capelli a destra e a sinistra, ancora una volta se potete con il pennino, ma se non disponete di pennini potete anche usare un pennarellino oppure l'altra punta delle Fude a punta doppia. Gli stili un po' più complicati ma anche più belli a parer mio a livello di Fude sono quelli che implicano un mix di queste due tecniche, quindi alcune ombre nette ma anche un effetto un pochino più peloso, tra virgolette, che ci permette di avere dei riflessi più realistici e più dinamici. Negli esempi dove abbiamo messo delle ombre più nette, un effetto molto bello consiste ad applicare anche un retino in modo da poter avere più dinamicità a livello dei capelli. Fermo restando quindi che il tipo di riflessi che applicate ai vostri capelli dipende dal vostro stile e dall'effetto che ci sta meglio, vi mostro un pochino più in dettaglio come fare queste puntine che sono più complicate rispetto alle ombre nette. Tendenzialmente quando si usa la Fude con la punta a pennello si può essere più comodi mandando la punta verso il basso oppure verso l'alto. Se la mando verso il basso, il movimento è di questo tipo. Parto quindi facendo toccare la punta sul foglio e poi alzo piano piano andando verso il mio corpo. Ovviamente posso fare anche il contrario facendo toccare la punta e poi andando verso l'esterno, allontanando quindi la Fude dal corpo. Cambiando prospettiva vedete proprio che questo movimento implica di alzare leggermente la punta della Fude dal foglio. Solo in questo modo infatti potrete ottenere delle belle punte.
altrimenti rimarrà la traccia sul foglio. Quindi appoggiate, sollevate, 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 sollevate in continuazione. Se vi mostro queste due direzioni è perché per alcune persone il tratto viene più controllato se lo si manda verso di sé, verso il proprio corpo. Per altre persone, invece, il tratto è più controllato mandandolo all'esterno. Il mio consiglio quindi è di fare un po' di test e vedere quale direzione controllate di più. Ricordatevi, l'ideale per questo effetto è di avere una bella base nera che poi finisce con una puntina molto molto sottile e pulita. Se volete fare pratica prima di passare a una testa disegnata per bene e una bella capigliatura, fatevi uno schizzo veloce con una capigliatura di base. Dopodiché, con la mina azzurra, disegnate la zona dove verrà il riflesso dei vostri capelli. Non vi dimenticate mai che i capelli hanno un volume, per cui con la fude cercheremo non di fare qualcosa di piatto, ma al contrario di rendere la direzione e il volume di ogni ciocca. Trovate quindi la direzione che è più comoda per la vostra mano, per me è quella verso il mio corpo, ma per voi potrebbe essere diverso, e seguite questa linea azzurra che avevate disegnato, ma non in modo preciso. Infatti, se rimanete a livello di questi tratti azzurri, il riflesso sarà troppo piatto e non naturale. Cercate quindi ogni tanto di superarli con le vostre puntine nere e ogni tanto di rimanere un po' più indietro. Girate il foglio e fate il movimento nella direzione contraria. Laddove avete lasciato delle punte più lunghe, cercate di farle più corte dall'altro lato e dove invece avete lasciato delle linee più corte, cercate di allungarle dall'altro lato. In questo modo l'effetto finale non sarà piatto, ma sarà quello di forme che si incastrano l'una con l'altra. Potete continuare con questo esercizio per tutta la testa e piano piano fare pratica anche con acconciature un po' più complicate, capelli più lunghi, riflessi in vari punti, capelli mossi o ricci. Ricordatevi sempre che non c'è solo un modo di applicare la fude e che lo dovete adattare al vostro stile in modo da avere un bel effetto finale. Ricordatevi anche che questo strumento è complicato da usare. Il pennello richiede un controllo della mano molto forte, quindi se all'inizio i vostri disegni non sono molto precisi è normale. Però con la pratica e soprattutto con l'osservazione anche degli effetti di fude in manga diversi, diventerete sempre più bravi e potrete fare dei capelli molto brillanti e anche altri effetti come esplosioni, armature e quant'altro che richiedono sempre l'utilizzo della fude. Per questo workshop è tutto. Vi invito quindi a fare pratica e a mostrarci i vostri esercizi sul gruppo Facebook Manga Workshop. Rimarremo disponibili fino alle 6:30 per correggere i vostri lavori e poi ci troverete live per i consigli finali. A presto!